questa è caricata. Bella raga, vi sarete resi conto che questo periodo sto a fare un po' più dei video perché mi state a chiedere in tanti informazioni sui pennelli e sui modelli 3D, quindi ho deciso di fare questa serie di video per spiegarvi un po' e farvi rivedere in modo da chiarire pure qualche dubbio. Oggi vi voglio far vedere questi pennelli chiamati Tattoo Nuvole, che potete trovare sia nel Tattoo Kit sia come pennello singolo. È un set di 14 pennelli, sono questi qui e sono tutte varianti per disegnare le nuvole. Questo pennello è un po' sottovalutato, infatti l'avete acquistato in pochi, a parte quelli che hanno preso il Tattoo Kit dove è compreso, però a me piace proprio tanto. La cosa importante è che questi pennelli sono praticamente dei pennelli 3D, quindi sono delle combinazioni di più pennelli accorpati in un pennello. Ad esempio questo qua, vedete, abbiamo un doppio pennello, 1 e 2, che poi vanno a ricreare questo effetto 3D. Vi ricordo che li trovate tutti su artegraffa.it. Apriamo un canvas quadrato, proviamo a fare un disegnino con questo pennello. Allora impostiamo uno sfondo, una cosa del genere, ok, bello acceso. Cioè con un unico tratto praticamente vanno a costruire una nuvola. Se dovete fare qualche sfondo magari, vedete come si sovrappone qui per dare questo effetto diciamo un po' 3D. C'era pure questo che è un po', c'ha un impasto un po' bagnato che mi piaceva, vedete? Ogni pennello ha una texture che per dare un effetto diverso e potete andare a creare un paesaggio. Insomma c'è sta un po' da divertirsi, potete anche combinarli. Allora andiamo ad esempio a prendere su Pinterest, che ne so, una reference di un cielo, mettiamo cielo con nuvole, vedete ad esempio questo qui lo potete fare, oppure questo. Proviamo a ricreare questo effetto qui delle nuvole, vediamo se ci riusciamo con i pennelli. Naturalmente ringraziamo Pinterest di questa immagine, tutto secondo la copyright. Comunque raga, non è che mi vengono questi disegni, è solo per farvi vedere come funziona il pennello. In freehand mettete un colore chiaro, aumentate a pallone e andate a incorporare tutto quanto, però su sfondo un po'. Ecco qua magari si vede meglio, vedete come si costruisce. Più andate a togliere diluizione e più si sovrappone. Potete anche cambiare pennello e combinarli insieme. Insomma, ve potete un po' sbizzarrire come vi pare. Ora, non siamo arrivati allo stesso risultato perché mi sono un po' perso, però è per farvi capire come è facile creare un effetto di nuvola. Ci sono tanti effetti da poter fare, c'è anche questo per fare una nuvola molto più stile Simpson in lontananza sfumata, c'è anche questo stile un po' più graffito che lascia un po' sti contorni così. Comunque sbizzarritevi un po' col pennello, fate un po' di prove e vedrete che vi piacerà tanto. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!